Ciao, in questo video ti mostrerò come aggiornare manualmente il Samsung Galaxy Xcover 5 utilizzando l'app Odin senza perdita di dati. Controlliamo la versione del software, vai su Impostazioni e poi su Informazioni sul telefono. Il numero del modello si trova proprio qui, SMG525F, ecco la mia versione. Poi scorri verso il basso, vai su Informazioni Software e quella è la nostra versione del software. Nel mio caso è G525 FXXU 5 AUL 3. Quando si tratta di installare i software sui dispositivi Samsung, dobbiamo ricordarci una cosa. Possiamo installare la stessa versione che abbiamo attualmente e tutte le versioni successive. Semplicemente è impossibile installare una versione più vecchia di quella attuale. Sai, in questo video vogliamo eseguire un aggiornamento, quindi è logico che vogliamo ottenere una versione superiore. Bene, ora che conosciamo la versione, dobbiamo spegnere il dispositivo, quindi tieni premuto il tasto di accensione e seleziona Spegni. Ora apri il tuo browser e visita prima il nostro sito hardreset.info, questo è il link proprio qui, e poi vai nella sezione Download. Qui digita Samsung Drivers, clicca su Cerca, seleziona Samsung Drivers e premi il pulsante di download. Poi torna nella sezione Download e digita Odin, scarica l'ultima versione 3.14.4 e premi anche qui il pulsante di download. Bene, poi apri una nuova scheda, digita firmware SMG525F, quindi scorri verso il basso. Ti consiglio vivamente di usare questa pagina, samfav.com. Prima di tutto deve caricarsi. Dobbiamo anche verificare. Ok, abbiamo il nostro Xcover, poi scorri verso il basso e nella casella di ricerca digita il tuo paese o il codice CSC. Nel mio caso ho la versione polacca, quindi seleziona il tuo paese, poi scorri verso il basso. E qui abbiamo un elenco di tutti i software disponibili. Il mio si trova proprio qui, alla quinta pagina che termina con UL3. Quindi diciamo che, ad esempio, selezionerò una versione sopra, magari questa. Ok? O in realtà, va bene, può essere questa versione. Poi continua a scorrere verso il basso e abbiamo 3 link per il download. Diciamo che sceglieremo quello al centro. E poi premi su scarica. Ok, poi clicca su chiudi. Come puoi vedere, sta venendo scaricato. E ora dobbiamo solo aspettare. Inoltre, nel frattempo, possiamo installare e decomprimere alcuni file. Qui abbiamo l'app Odin e i driver Samsung. Ora dobbiamo estrarre questi due file. Clicca con il tasto destro, puoi usare WinRAR e poi cliccare su Estrai In. Se non hai WinRAR, puoi cliccare su Estrai Tutto e poi su Estrai, e funzionerà comunque perfettamente. Quei due file, Odin e i driver Samsung. Fammi solo eliminare il mio vecchio software. Ok, e ora apri la cartella con i driver Samsung e fai doppio clic per avviare l'installazione. Clicca su Sì. Clicca su Avanti, Avanti e installa. Ci vorrà un po', quindi dobbiamo avere pazienza.
Ok, si è installato, quindi posso concludere. E inoltre, se stai installando i driver Samsung per la prima volta, ti consiglio vivamente di riavviare il computer dopo l'installazione dei driver. Così facendo, tutto funzionerà correttamente. Ok, nel frattempo anche il nostro software è stato scaricato e dobbiamo estrarre anche questo file, quindi clicca con il tasto destro su WinRAR e poi aspettiamo che venga estratto. Ora apri la cartella con Odin e fai doppio clic per avviare il file.exe. File, clicca su OK e ora dobbiamo entrare in modalità download sul nostro telefono. Per farlo, dobbiamo avere anche il cavo USB-C collegato al nostro computer. Consiglio vivamente di usare il cavo originale Samsung, ma se non ce l'hai, ovviamente puoi usare un altro cavo USB di buona qualità. Ora, per entrare in modalità download, dobbiamo tenere premuti entrambi i tasti del volume. Adesso inserisci il cavo e continua a tenere premuti i tasti del volume finché non vedi un menu. Proprio così. Ora premi volume su e siamo in modalità download. Inoltre dovrai dare un'occhiata a Odin. Il nostro telefono è apparso come questi numeri sotto ID.com ed è davvero impossibile, è davvero importante che tu veda quei numeri, perché se non li vedi potrebbe non funzionare. Ma se li vedi, tutto è collegato correttamente. Ok, anche il nostro software è stato estratto, quindi ora possiamo cliccare su BL, selezionare Download e aprire la cartella con il tuo software. Abbiamo cliccato sul file BL, quindi ora dobbiamo selezionare BL. Abbiamo cliccato sul pulsante BL, quindi dobbiamo selezionare il file BL. Ok, ora l'AP. Seleziona il file API. Questo ci metterà un po' di più a caricarsi perché è il file più grande che abbiamo nella cartella. Ok, ora clicca su CP, seleziona il file CP e CSC. E ora parte davvero importante, seleziona Home CSC. Perché se scegli il CSC normale, il telefono eseguirà il ripristino alle impostazioni di fabbrica e tutto verrà cancellato. Non vogliamo questo. Vogliamo aggiornare il nostro software, ma vogliamo mantenere i nostri dati. Ecco perché devi selezionare Home CSC. E ora clicca su Start. Dovrai dare un'occhiata. È iniziato, quindi ora dobbiamo solo aspettare. Ovviamente durante tutto il processo di installazione non puoi scollegare il cavo. E ora dobbiamo continuare ad aspettare. Ok, se compare la scritta Pass, significa che tutto ha funzionato, possiamo chiudere tutto e possiamo anche scollegare il cavo. Fammi andare anche a schermo intero.
E ora dobbiamo aspettare che il nostro telefono si accenda e dopo andremo a verificare la versione del software. Ok, il nostro telefono si è acceso, possiamo scorrere fino alla schermata delle app, tutto ha funzionato, ora verifichiamo solo la versione nelle impostazioni. Quindi scorri fino alla schermata delle app, apri le impostazioni, scorri verso il basso, info sul telefono, informazioni sul software e diamo un'occhiata. Abbiamo una nuova versione del software, quindi l'aggiornamento è andato a buon fine. Bene, questo è tutto per questo video. Se lo avete trovato utile, lasciate un like, un commento e iscrivetevi.